Ciao ragazzi, qui è Axi, benvenuti nel 18° episodio della Paccarriera, la carriera dove il mercato viene deciso dai pacchetti dell'Ultimate Team. Nello scorso episodio avevamo giocato bene, vincendo la maggior parte delle partite, prima di ricevere una lezione da Okafor, autore di tutti e 4 i gol rifilateci dal Milan. In classifica ci eravamo lasciati così, settimo posto a 2 soli punti dal quinto, mentre la zona Champions è decisamente più lontana. In questo episodio vedremo tutte le partite nel dettaglio, a cominciare dalla partita di Europa League contro l'Hammarby, ma poi torneremo a giocare in Serie A, sfidando in ordine Lecce, Como e Sassuolo, prima del big match di inizio gennaio contro la Fiorentina, col quale concluderemo l'episodio. E quindi ora possiamo cominciare a fare sul serio. In Europa League ci aspetta l'Hammarby. La squadra svedese non ha super campioni in rosa, ma nonostante questo sono comunque all'8° posto in classifica generale, quindi sarà bene non sottovalutarli, soprattutto in casa loro. In fase di possesso si affidano al tiki-taka, mentre quando difendono preferiscono abbassare la linea difensiva per coprirsi di più. Per questa partita facciamo un turnover non leggerissimo ma nemmeno totale. Infatti in difesa Giordano si adatta a destra, mentre Ngoi partirà titolare al centro della difesa. A centrocampo invece partiremo con Yepes e Ncham titolari, visto che fino ad ora non hanno avuto tanto spazio. All eyes on one man. 3 goals in his last 3 games. Will he be hard to stop again? Stay with us on EA TV. I padroni di casa sono pronti al centro del campo a far iniziare il match. Andiamo. E proprio loro sono i primi a tentare un tiro verso la porta con Johansson, che ci prova da fuori. Il tiro è comunque innocuo e la Font può intervenire. La partita è noiosa e si vede poco nel primo tempo, ma è sempre l'Hammarby ad avere un'occasione per passare in vantaggio. Johansson spreca tutto da 2 passi, centrando in pieno la Font. Ed il primo tempo si conclude sullo 0-0. Fino ad ora abbiamo giocato male. A malapena siamo riusciti a tenere il pallone. Sempre ben gestito dai giocatori svedesi. Bisogna assolutamente darsi una svegliata. Well, truth be told, his influence on this game has Il secondo tempo si apre col tentativo di Ngoi di far segnare agli avversari. Passaggio orizzontale senza senso al centro dell'area. Il tiro di Clemens, per fortuna, non è così angolato e la Font riesce ad intervenire con un buon riflesso. Al 75° abbiamo finalmente un'occasione nitida. Soriano per scanare a Mitrovic. Il serbo si gira sul piede perno, liberandosi dal marcatore e lascia partire un tiro potente che si infila sotto alla traversa. Ed è anche l'ultima emozione della partita. Non abbiamo giocato bene, ma siamo stati cinici ed abbiamo sfruttato l'unica vera occasione che abbiamo avuto. Anche questo fa parte di un processo di crescita che deve continuare. And they fully deserve their victory today. E giustamente Mitrovic viene premiato col premio di migliore in campo. È sicuramente un premio meritato, visto quanto fatto nel tentativo di aiutare i compagni. Per tutti i primi 45 minuti ha lottato su ogni pallone e nel secondo tempo ha anche segnato il gol decisivo. Il lunedì successivo ospitiamo al Ferraris il Lecce. I giallorossi hanno cambiato poco dalla scorsa stagione, confermando però la presenza di Angeligno. Nonostante però la buona stagione dell'anno precedente, durante la quale hanno raggiunto un posizionamento a metà classifica, in questo stanno faticando e si trovano al 16° posto. Il loro assetto ordinato in fase di attacco e di difesa non sta aiutando e per noi è un'occasione di tornare a vincere anche in campionato. Per farlo ci affidiamo ad un 11 leggermente rivisto, con Silvestri che torna titolare, Giordano confermato ma stavolta titolare a sinistra ed Estanis che agirà dietro a Totino insieme a Golovin. The tension is palpable and you can understand why. 2 high-level sides about to face each other and it's anyone's guess how this is going to end up. Ed è Lecce il primo pallone del match e per i primi minuti non hanno fatto altro che passarsi palla tra difesa e centrocampo per poi tornare indietro. Quando succedono queste cose è veramente fastidioso, ma il possesso non può durare in eterno e finalmente riusciamo a rubare palla con Totino che fa tutto il campo da solo e una volta entrato in area non deve fare altro che battere Falcone, tiro a giro preciso e Sandoro in vantaggio. Il Lecce non ha cambiato copione e mentre tentavamo finalmente di imbastire una seconda azione l'arbitro ha fischiato la fine, mentre Giordano scattava tutto solo alle spalle della difesa. Comunque ora dobbiamo difendere il vantaggio che siamo riusciti a guadagnare col pressing, sperando di far di più nel secondo tempo. Ed invece non è assolutamente così, tutt'altro. In tutto il secondo tempo si vede solo questa azione pericolosa a pochi minuti dal termine, con Estanis che ha liberato nell'1 contro 1 Totino, ma l'attaccante non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Dopo i 90 minuti ne siamo comunque usciti con 3 punti, per quanto sia stata una partita che non consiglierei di vedere nemmeno al mio peggior nemico. From the fans here. Well, Derek, they didn't dominate the game by any means today. A proposito di Estanis, lo spagnolo è il contratto in scadenza, è una riserva onesta che fa sempre il suo senza mai lamentarsi e perderlo a zero non mi sembra una buona idea, per cui andiamo a trattare col suo agente per rinnovare il contratto. Alla fine ci accordiamo per un prolungamento di 3 anni con un adeguamento di stipendio bello importante e anche un bonus alla firma. Pensavo avrebbe chiesto decisamente di più, per cui posso ritenermi comunque soddisfatto dell'operazione. Dopo 7 giorni di pausa ci spostiamo a Como per affrontare i padroni di casa che si presentano con novità importanti di formazione. La più importante di tutte è la presenza
presenza in rosa di Calvert-Lewin, direttamente dall'Everton, che si aggiunge a Cutrone e Belotti, già presenti nell'organico. Il Como, attualmente in 15ª posizione a causa di un inizio difficile, nelle ultime 5 partite ha perso in una sola occasione e sono pronti a darci battaglia sfruttando il loro gioco sulle ali. Per affrontare la partita di oggi giochiamo con la difesa titolare, ma a centrocampo cambiamo qualcosa. Yepes e Ncham tornano titolari, mentre Golovin riposa e il suo posto viene preso da Pereira, che abbandona il centrocampo per traslocare sulla tre quarti. The quest for success, the big showdown almost upon us, and the likelihood of a game to be savoured and cherished. But who's going to win? We'll leave that to the courageous amongst you. Per la terza partita di fila sono gli avversari a dare il calcio d'inizio e sono sempre loro ad avere la prima occasione della partita. Calvert-Lewin supera il marcatore e scocca il tiro, impegnando la Font dopo 18 minuti di gioco. E pochi minuti dopo ha una seconda chance, ma stavolta centra il pieno il portiere in uscita, dopo essersi liberato del difensore girandosi su se stesso. Noi recuperiamo palla e partiamo in contropiede, condotto da Soriano che aspetta il movimento di Mitrovic per servirlo sulla corsa. La nostra punta penetra in area e infila il portiere con un tiro ad incrociare potente e preciso. Purtroppo il vantaggio dura solo 10 minuti perché Fadera sfida Mallica e lo supera con una finta. Arrivato al limite sceglie di battere la Font con un pallonetto sul quale il portiere francese non può fare nulla e dopo 45 minuti di gioco intensi l'arbitro manda tutti a riposo col punteggio in parità. Il Como si è dimostrato una squadra pericolosa, dobbiamo alzare il livello prima che sia troppo tardi. E inizio il secondo tempo fa ben sperare, Santoro si ferma e con un rasoterra serve Pereira. Il brasiliano si libera con una finta dalla marcatura di Kempf e lascia partire un tiro pazzesco beccando l'unico angolo possibile per segnare. I padroni di casa non ci stanno e provano a reagire immediatamente col Calvert-Lewin, ma il tiro, per quanto potente, rimane centrale e parabile. È diventato un botta e risposta e Stanis ha l'occasione per chiuderla 5 minuti dopo, ma il portiere si oppone e al minuto 68 Belotti ha un'occasione gigantesca per pareggiare e il tiro si spegne sul fondo senza deviazione del portiere. Per altri 10 minuti il Como ha pressato veramente forte, mantenendo sempre il possesso sulla nostra tre quarti ed alla fine Mallica è intervenuto in ritardo, beccandosi un rosso sacrosanto. In questa maniera è comunque riuscito a spezzare il ritmo avversario ed in effetti, nonostante l'uomo in meno, siamo tornati ad attaccare. Lopez ha anticipato Kempf e una volta dentro l'area ha provato il tiro, disinnescato dal portiere. L'azione è poi proseguita e la palla è arrivata al limite per Golovin, tiro a giro velenoso che ha costretto Rado a rifugiarsi in angolo. E sugli sviluppi di quell'angolo Giordano è stato atterrato in aria. L'arbitro non ha avuto dubbi ed ha fischiato il rigore. Totino si è preso la responsabilità del tiro dagli 11 metri, rincorsa e tiro potente alla destra del portiere, ma soprattutto partita chiusa a doppia mandata. E dopo 3 minuti di recupero l'arbitro ha fischiato la fine. Finalmente una partita degna di questo nome, divertente ed elettrica, ma sempre con il risultato a nostro favore. L'ultima partita di dicembre ci mette davanti al Sassuolo, nello stadio di casa. I neroverdi incredibilmente hanno sempre la stessa rosa. L'unica novità è il difensore centrale Rigen, che, almeno da questa schermata, sembra essere titolare. Ma se l'anno scorso hanno lottato fino alla fine per un posto nelle competizioni europee, quest'anno la situazione è diametralmente opposta. 20° posto in Serie A e spettro della retrocessione che si fa sempre più grande. Nelle ultime 5 partite non hanno mai vinto e non ho intenzione di far diventare la Sampdoria la loro prima vittima. Per questo motivo schieriamo la maggior parte dei titolari, lasciando a riposo solamente quelli che tra tutti erano i più stanchi, ma dovrebbe bastare per battere comunque una squadra in netta difficoltà. Building to a crescendo all week, and very shortly it will be for real. We have all the action for you live. Ancora una volta sono gli avversari a far cominciare la partita, ma dopo 5 minuti, grazie ad un'azione molto confusa in area di rigore, riusciamo in qualche maniera a liberare Pereira al tiro. Andreas non si fa pregare e spedisce il pallone in porta. La partita cala di ritmo nei successivi 35 minuti, ma al 38° abbiamo un'occasione con Soriano, che a pochi metri dalla porta non c'entra lo specchio col suo tiro di prima. Negli ultimi secondi di primo tempo, Golovin ha una chance per raddoppiare, ma il suo tiro rimane centrale e Russo riesce a alzare la palla sopra la traversa. Sul calcio d'angolo successivo colpiamo di testa ma senza centrare la porta e quindi l'arbitro fischia la fine della prima frazione. Vediamo di chiuderla nel secondo tempo o ce ne pentiremo sicuramente. Ed appena iniziato il secondo tempo ci prova Golovin dal limite, ma senza successo. Russ riesce infatti a intervenire e deviare al lato. 5 minuti più tardi Santoro inventa un passaggio visionario che pesca Mitrovic tutto solo dentro l'area a 2 passi dalla porta. Controllo e pallone appoggiato in rete senza nessuna difficoltà. Ora col doppio vantaggio possiamo gestire. In contropiede avremo anche l'occasione per il 3-0, ma l'azione ce la complichiamo da soli e alla fine Golovin tira fuori equilibrio senza riuscire a centrare la porta. Tuttavia sono i 3 punti che contano e dopo il triplice fischio siamo noi a portarceli a casa. 4ª vittoria consecutiva e buon viatico verso la partita più importante di questo periodo, quella contro la Viola. Play is non-existent. Something has to change quickly.
La Fiorentina ha cambiato molto e con un modulo ultra offensivo con Sottile e Nico Gonzalez come esterni a tutta fascia si presenta a questa partita con Giuliano Simeone come unica punta, dopo che lui ha deciso di seguire le orme del fratello e del padre arrivando in Serie A. Nonostante tanta qualità in avanti e nonostante difensori interessanti come Pongracic e Kim In-jae, la Fiorentina sta deludendo le aspettative ed al momento si trova al 15° posto, troppo poco considerato quanto avranno speso per tutti questi acquisti. Per questa partita non cambiamo niente, tutti e 11 i nostri titolari partiranno regolarmente dal primo minuto, nel tentativo di affrontare una squadra che, possiamo dirlo, nonostante la posizione in classifica, è comunque più forte della nostra. Two sides ready to give it their all in what promises to be 90 minutes of end-to-end football. Stay with us for every kick of the ball. Mitrovic è pronto al centro del campo a dare il via all'ostilità. La Fiorentina parte subito forte e dopo 5 minuti ha la prima grande occasione per portarsi in vantaggio. Per fortuna la Fonte riesce a metterci una pezza uscendo a valanga. Al 20° però non può nulla sul tiro da dentro l'area di Simeone, che imbeccato da Nico porta in vantaggio i suoi. La Viola non abbassa i ritmi, ci prova anche Brecalo da fuori area, ma la Fonte riesce a metterci un guantone deviando il pallone fuori dalla porta. 10 minuti più tardi ci prova nuovamente Simeone da dentro l'area, ma ancora una volta il nostro portiere riesce ad intervenire, salvandoci dal 2-0. Al 45° abbiamo finalmente un'occasione anche noi, ma il tiro di mezza punta di Mitrovic, anche disturbato dal difensore, non impegna più di tanto De Gea ed alla fine l'arbitro fischia la fine del primo tempo, che chiudiamo in svantaggio di una rete, solo grazie ai miracoli di La Fonte. La seconda frazione si apre subito con un'occasione per i padroni di casa, ma Sottil da 2 passi non c'entra lo specchio. Non abbiamo comunque respiro. Nico parte in dribbling, lascia il pallone a Sabiri che di prima pesca un rabatta al centro dell'area. Tiro di prima e portiere battuto. La Fiorentina sta volando. Proviamo a reagire, Santoro mette al centro dalla linea di fondo, ma De Gea riesce a chiudere sull'anticipo di Mitrovic, che ci riprova di potenza qualche minuto più tardi. Il tiro sfiora il palo e si spegne sul fondo. Siamo anche leggermente sfortunati, perché in effetti abbiamo l'occasione di riaprirla al minuto 75, ma il tiro al volo di Golovin esce di pochi centimetri, con De Gea immobile e già battuto. Gol sbagliato, gol subito. Nico serve in profondità Richardson. Il centrocampista non si fa pregare e di prima chiude i giochi per i suoi. Ad un solo minuto dalla fine riusciamo a trovare il gol della bandiera grazie a De Stanis, che si allunga ed anticipa De Gea in uscita. Non che serva a molto, perché dopo 3 minuti di recupero l'arbitro manda tutti sotto la doccia e riusciamo sconfitti da questo match. Ormai perdere l'ultima partita a fine episodio sta diventando un marchio di fabbrica, non uno da mettere in mostra, ma sicuramente un marchio di fabbrica. To get to grips with the game, if I'm honest. Starts in midfield for me. Always seem to be second to the ball. Comunque, a 2 partite dal termine del girone di Europa League siamo in zona playoff, ma le posizioni che garantiscono la qualificazione diretta agli ottavi sono lontane un solo punto. Il problema è che ci mancano solo le partite contro Liverpool e Betis, non propriamente 2 avversari semplici da affrontare. In campionato invece, al giro di boa siamo ancora al 7° posto, mentre la Juventus ha scavato un fosso tra la loro prima posizione e tutti gli altri. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se volete aiutarmi ad interrompere la maledizione dell'ultima partita, lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video.